Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di castagno partendo semplicemente dal frutto. Sono sicuro che rimarrete sorpresi dal capire quanto sia facile riuscire a farne nascere una e a prendersene cura. Le castagne nascono all'interno di ricci. Se avrete il tempo di farvi un giro in montagna, ma soprattutto la fortuna di trovarli, estrarre il frutto dall'interno è davvero molto semplice. Per questa operazione io consiglio sempre di procurarsi un paio di guanti belli spessi, ma se non li avete fate in questa maniera. Aprite i due lembi, così, guardate, e semplicemente tirate fuori, stando attenti a non toccare appunto le spine, il frutto dall'interno. Una volta ottenute le castagne, sarà proprio questo il momento di farne una cernita, al fine di selezionare quelle che potrebbero avere più possibilità di generare delle piantine sane e forti. Quando scegliete le castagne da seminare, mi raccomando, state attenti che queste non presentino rotture nella buccia, come in questo caso, e quindi questa è da scartare, che non siano troppo piccoline e rinsecchite e soprattutto che non presentino buchi, come in questo caso. Quando c'è un buco, tassativamente andrà scartata perché da questa non nascerà nulla. Questa invece presenta proprio tutte le caratteristiche di un seme perfetto, quindi se la si va a toccare è dura, ha una buccia lucida e le dimensioni sono notevoli, quindi da questa quasi sicuramente nascerà una piantina sana e forte. Eseguita la cernita, ci sarà ancora l'ultimo passaggio da fare, ovvero quello di prendere una bacinella, riempirla con dell'acqua, circa 4-5 cm di altezza, ed andare ad inserire all'interno di questa le castagne. Se le castagne inserite all'interno galleggeranno, allora saranno da scartare. Quelle che andranno sul fondo invece potranno procedere ed essere seminate. È importantissimo sottoporre le castagne a questo passaggio, anche perché, come potete notare, moltissime sono venute a galla e da queste non nascerà nulla, quindi rischierete, non facendo questo, di seminare delle castagne che poi alla fine non produrranno delle piantine. Sarà sufficiente toglierle, letteralmente toglierle dall'acqua, e lasciare le altre in acqua. Per facilitare la germogliazione di queste dovrete lasciarle a mollo per circa 24 ore prima di seminarle. Preparare il terreno che vada ad ospitare la castagna è davvero molto semplice, basterà procurarsi un pochettino di argilla espansa, un po' di sabbia, quella di fiume per intenderci, e un pochettino di torba, e le proporzioni saranno queste, quindi 20% di argilla espansa, un 30% di sabbia ed il restante di torba. Preparato il mix, prendere il vaso ed andare a mettere un primo strato di argilla espansa, circa 2 cm, dopodiché riempire il vaso con la miscela che abbiamo precedentemente preparato. Mettere l'argilla è davvero molto importante, il castagno infatti, pur essendo una pianta molto forte, teme tantissimo i ristagni d'acqua, quindi il mettere l'argilla e il creare un mix con argilla, sabbia e torba eviterà proprio che se ne formino. Una volta riempito il vaso col terreno e fatta trascorrere una notte intera la castagna nell'acqua, sarà il momento di procedere con la semina. Ma in che modo? Allora, prima bisogna capire, innanzitutto, che la castagna ha una parte panciuta e una parte piatta. Noi dovremo fare in modo che la parte piatta sia quella che vada a toccare il terreno. E la castagna non andrà totalmente interrata nel terreno, ma semplicemente un paio di millimetri, in modo che questo, dove c'è il pelucco per intenderci, venga solo a contatto col terreno ma non coperta. Sarà sufficiente semplicemente appoggiare la castagna in questo modo al terreno e rinzaffare tutto intorno, così. A questo punto l'operazione di semina potrà ritenersi conclusa, quindi sarà sufficiente prendere un vaporizzatore e bagnare molto abbondantemente il tutto. Finito di bagnare, prendere un sacchettino di plastica, andrà benissimo un sacchettino di quelli per la cucina, per intenderci, oppure dell'immondizia, basta che sia trasparente, e si andrà ad inserire all'interno il vaso, semplicemente così. Dopodiché chiudere il tutto con un fil di ferro. Ecco qui. Così facendo avremo creato all'interno del sacchetto un microclima con temperatura e umidità costante che favorirà la germogliazione della castagna. Trascorsi circa 4 mesi dalla messa in dimora della castagna nel terreno, questo è ciò che potremo ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 8 cm, che direi che gode di ottima salute, guardate. Alla base possiamo notare che c'è ancora la castagna, mi raccomando, questa non andrà per nessun motivo tolta e staccata dalla piantina, perché sarà proprio questa a darne il nutrimento affinché possa crescere in modo corretto e sano.
Trascorsi altri 6 mesi potremo notare che la piantina si sta sviluppando in maniera assolutamente corretta, guardate, è alta più o meno 25 cm adesso. All'inizio questa pianta ha uno sviluppo abbastanza lento, ma una volta che diventerà abbastanza forte e quindi passati i primi 2-3 anni, questa crescerà in modo esponenziale, diventerà alta davvero tantissimi metri, quindi io vi consiglio, se avete un giardino, di metterlo in un posto esposto al sole e assolutamente dove non c'è pericolo che ci siano ristagni d'acqua e avrete davvero delle grandissime soddisfazioni. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.